Eccoci per Marianna. Benvenuti, ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Marianna ha le braccia aperte e sta girando intorno a se stessa, come a fare una danza. È un movimento attraverso cui lei cerca di liberarsi, di staccare da sé quelle parti che non le servono più. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è anche un po' come inebriata da questa danza, quindi sta continuando a roteare e dice sì. Quarta esperienza, viaggio di Marianna. Nome del progetto di oggi. A gonfie vele. La sua anima le vuole mostrare che è il tempo per lei della gioia e della prosperità, Ehm, ma che per avere questi due elementi lei deve decidere di abbandonare le abitudini che appartengono al suo vecchio personaggio e sono delle abitudini che in un certo qual modo la affossano e anche un po' la sminuiscono. Nome della sua anima. Ehm, tipo, mm, mi vengono due cose, uno che sembra un trionfo, no? Una carta che sembra portare il trionfo, no? E poi l'altra è come se fosse stoffa, nel senso avere la stoffa, il talento. Vibrazione di Marianna. 32, Consapevolezza. 197, Anima. 51, Vite. 905, Cervello. 11 più o meno. Suscettibilità ipnotica. Bene, 57, Mm. 3D. 45, Vivacità animica. 100 e lode. Allora, Marianna, questi sono mega valori, non siamo più sull'ottimo, siamo oltre. Perché 32, vabbè, tu vedi tutte le sessioni, lo sai, no? Da 2, 197, magari io mi sarei anche aspettato con questi valori 210, ecco, che arriveremo abbondantemente a raggiungere. PS perfettamente in equilibrio, sotto il 1000 le vite, raro, ma è quasi mai successo. Cervello già sull'11, veleggiante verso il 12, vedi, non magari a livello medio, ma 57 siamo lontani dal 40, siamo già oltre. Sei con una scarsa 3D, nonostante tu sia sempre lì, no? Nella materia, ma non solo. E 100 e lode, io l'ho sentito dire da Monica oggi, come vivacità animica, cioè tu vuoi e vuoi e vuoi sapere come stanno le cose. Vediamo se ci sono delle entità eteriche, accessorie, fittizie e vediamole. Allora, due ci sono, anche se non fanno una comparsa che è costante, vanno e vengono. Uno è un lupo, quindi un canide, che vorrebbe un po' tenerla affamata di sentimenti mm, e anche a volte di soldi. E poi c'è un tricheco del secondo universo con queste lunghe zanne gialle che vorrebbe poterla mettere in un angolo in modo che lei non si muova e che non sia troppo visibile agli altri. Solo queste due. Mentali,
Eco, fortissimo, l'avete sentito? Mhm. Ok. Mm, dunque, viene la sconfitta. È come se questa entità mentale volesse far sì che lei sia una perdente in qualche cosa, deve sempre essere perdente in qualche cosa. Non importa se è la perdita del sonno, non importa se è la perdita del tempo libero, se è la perdita delle relazioni, basta che lei sia perdente e che in qualche modo lei arrivi a considerare che in fin dei conti nella sua vita la sconfitta è inevitabile, che ci sia quindi una dinamica, un qualcosa, un qualcuno che prevarica quelle che è la sua volontà, quelli che sono i suoi progetti. E il nome, scusami? Io direi sconfitta. Sconfitta, perdente. Mhm. Livello? 3-4 come livello, sì. Basta. Sì, sì. Ah, solo questa. Impianti. Eh, c'è questa, anche questa non è ben definita, è un po' in trasparenza, però è un impianto mentale che ha forma di corona. È solo che è una corona un po' ammaccata e con la parte frontale, le volute della corona, che cadono in giù. E questo impianto mentale vorrebbe far sì che lei si senta insicura e che non senta di essere la vera regina della propria vita, quindi che non senta di poter avere un effettivo controllo sulla propria vita. Basta. Cinema. Il primo è il cugino, sai? Mhm. Cioè, mm, lui come se avesse da vedere delle cose relative alla coppia. È un momento anche per lui importante della vita, questo. Quindi c'è. Mm. La sorella. Sì, molto trafelata, tra mille impegni, ehm, e vuole assolutamente ritagliarsi il tempo necessario, però è veramente piena di cose da fare, incastrate. La madre. Quindi è un po' con un po' di colpi di tosse, sì, viene con dei sali. Le due nipoti. Ragazze. Non so perché mi venga un pianoforte. Può essere collegato Mm. sul pianoforte. Suonano, sì. Tutte e due? Suonavano. Ma il pianoforte anche? Eh sì, Ah, ok. non lo sapevamo. Ok. Vabbè, quindi sarà che questo è un elemento comune e perlomeno è come se volessero proporre questo elemento comune fra loro due. Forse magari non ci sono poi tanti elementi in comune, ma questo qua è una cosa che in qualche modo le unisce, perché comunque la musica è un legame profondo. Ma lo suonano insieme? Sì, sì, Guarda, questa immagine. l'immagine che io ho è che il pianoforte al momento è alle loro spalle. Ok. Infatti è stato in passato un momento. Il gatto del vicino che sta molto male. Marianna è un po' grosso, questo gatto? Quello un tozzone. No, ha la panciona. E lì è il problema. Mi viene come se avesse questa, noto la palpebra, così come la palpebra abbassata.
se la vedessi un po' ispessita. Ecco. Ha fatto un Questo lavoro per il padrone? respiro lento adesso. Allora, vediamo un attimo. Lui dice: Io sono sempre stato un consolatore. Un confessore. Mm. Perché sei malato? Ho bisogno di un ricambio. Non solo voi avete bisogno dei ricambi. Mi piacciono, mi piacevano i bocconcini ex. Extra. Le mie fusa, sono speciali, sono diverse. Chi mi incontra e vede sa, Cosa? non ho la più pallida idea. Mi fa vedere come una luna dietro di lui, una mezzaluna, una stella. Sembra un po' magica, diciamo così, no? Come immagine che mi propone. Eh, tipo come se fosse anche un po' un portafortuna, ma lo devi sapere, vedere. Cosa? Che è un portafortuna? Sì, te ne devi accorgere. Come se, cioè io non so minimamente di che razza sia, però come se lui potesse, nella sua razza avere qualcosa dell'antico Egitto. Va bene, chiamiamo la cugina e la zia di 96 anni. Allora, la cucina mi arriva quasi piangente, disperata, ehm, perché non si riesce a far comprendere dagli altri, però non riesce neanche lei a comprendere se stessa, no? La zia ha uno sguardo molto molto penetrante. Mhm. Ecco, faccio un po' fatica a guardare questi occhi così forti. Mm. Ha delle entità dietro, la zia. Sì, c'è un falconiforme nero, però lei è come se dicesse che in fin dei conti mm, quelli che per gli altri sono nemici, poi per te possono anche diventare amici. Quindi lei utilizza il falconiforme. Non sento una risposta. Lei è in vita a 96 anni grazie al falconiforme. Allora ti dico la frase che mi arriva, eh. Mhm. Io sono predestinata. Per cosa?
è come se avesse delle attitudini magiche, perché quando tu hai detto per cosa, è come se fosse venuta la classica sfera di cristallo, no? Quindi proprio per la premonizione, per la chiaroveggenza. Forse già da piccola lei aveva questa caratteristica. Va bene. Monica, la zia e la cugina non erano state, diciamo, espressamente richieste da Marianna, ma tu hai chiesto se c'era una qualche parente anziana con delle capacità, diciamo, dianiche, al punto relativo ai risvegli notturni che Marianna ha sempre avuto nella sua vita, un po' sì, un po' no. Adesso sono tornati. Si sveglia nel cuore della notte con tachicardia, ansia, angoscia, rimugina su tutte le questioni della sua vita e si spara una bella sessione tanto per non farsi mancare nulla. Causa esoterica di questi risvegli notturni. Sono sincera che non so spiegare proprio bene bene il collegamento, però è come se cercassero, non so spiegarti chi adesso cercasse, no? Un'altra prescelta, ok? Per un certo tipo di facoltà. Ed è come se ci fosse una specie di monitoraggio all'interno della famiglia. Mm, allora, la sorella di Marianna non è contemplata, cioè si cerca una donna. Vedo che è come se la sorella di Marianna è stata, diciamo, analizzata, però poi è stato detto no, non può essere lei, ok? Invece vedo che stanno insistendo molto con Marianna da tanto tempo, perché credo che già nella sua adolescenza, secondo Mhm, me, cioè, per come era lei, aveva già 15-16 anni quando mhm. aveva tutta una serie di Sì, sì, disagi sì, vari, sì. no? Ma chi l'ha scelta? Ecco, questa cosa non la riesco a capire. Quelli dell'eco di prima? Ecco, perché è come se, cioè, tanto va bene, sappiamo, no, com'è, no? C'è una sorta di riunione, di predecisione di anime, ok? Mhm, mhm, Per cui c'è questo, saprei come chiamare, caratteristica familiare che non deve interrompersi, no? Solo che, tipo, nel caso della cugina è andata un po' male, mhm. perché lei si è Stata in fatta tilt. sopraffare, sì, sì, completamente. Nel caso della zia è andata bene, e nel caso di Marianna non vuole Marianna. Allora, Mariana si sta decisamente opponendo, anzi, lei addirittura si vive un po' quasi all'opposto, no? Perché dice: no, ma io non ho fantasia, io non ho di qua, io non ho di là. In realtà, quello è anche un meccanismo di difesa, ok? Perché se lei dovesse lasciare andare la sua parte più intuitiva, anche lei potrebbe essere completamente assorbita da questo tipo di caratteristica, ok? Quindi le sue difese quali sono? Sono tutti questi disagi che lei ha avuto, che potessero essere, per dirti, no, in parte gli attacchi di panico, in parte questi risvegli notturni, comunque per sottrarsi, o anche il fatto di dire sono molto razionale, sono molto pragmatica, Non così, è tutto visualizzo. un modo, sì, ecco, tutto un modo per sottrarsi a questo tipo di patrimonio familiare, così, che potrebbe essere poi difficile da gestire, come dimostra la cugina, Mhm. che ha avuto proprio un cortocircuito. Quindi, come definiamo questo dono del ramo femminile familiare? Come classifichiamo? Dono che poi a me non è mai piaciuta come parola, ma Caratteristica, dai. caratteristica. Mhm. Allora, c'è la premonizione, c'è la veggenza, ma c'è anche un qualcosa che ha a che fare con la materia, cioè ehm,
Allora, bisogna capire se questa signora faceva anche degli esperimenti, tipo per piegare gli oggetti, cose del genere. Mm, certo è che mm, per come è stata gestita sia da questa stessa zia, no, sia dalla nipote, è come se mm, fosse un qualcosa un po' di penalizzante. Quindi questa caratteristica diversa che tu hai, però mm, te la devi prendere nel bene e nel male. E a volte il male supera una certa soglia. Mm. È come se Marianna volesse una vita più, tra virgolette, regolare. È come se da sempre aspirasse a realizzare se stessa, ma a stare bene. Cioè, non che le interessi avere questo tipo di qualità, ma le interessa proprio vivere una vita in cui lei rispetta se stessa, in cui sta bene, in cui si sente proprio agio. Vabbè. Monica, l'eco di prima da dove viene? Dico di prima. E sì, mi era venuto questo il falconiforme della signora che è come se gracchiasse da lontano. E questo gracchiare messo nell'etere così creava questo eco. Non che ci interessi più di tanto, ma dove c'è un eco, c'è, dove c'è Barilla c'è casa, dove c'è un eco c'è un militare che presiede a questo progetto, diciamo, di preservazione, ma boicottamento, come la cugina dimostra, di questa linea familiare. Allora, più che altro noto questo, che in questo specifico caso, poi non voglio generalizzare, no? Sì, c'è l'interesse da parte di alcuni militari per questi tipi di qualità, per questi tipi di attitudini. E quello che io vedo è che c'è un nodo abbastanza forte di queste qualità all'interno appunto di un ristretto ramo familiare, per cui il militare è interessato in quel settore lì familiare per questo specifico aspetto. Va bene. Quindi ha una caratteristica Marianna. Chiamiamo le tre anime di Marianna, la cugina e la zia. Facciamoci spiegare questo gioco. Questa caratteristica in Marianne è come se fosse sul off, quindi è un tasto off, invece per gli altri due donne è on, è acceso, quindi. Ehm, ehm, sì, non è che mi sembra che mi voglia tanto considerare, cioè, ho La la zia, sensazione che non mi voglia tanto parlare, capito? e la Mm, cugina? allora, la cugina è come se sentissi proprio la sua disperazione. Perché lei proprio è come se in alcuni momenti di più, però in quei momenti acuti, cioè le sembra proprio di impazzire, di non poter contenere eh, questi messaggi, questi input che sono nella sua testa. Mm, Ma l'anima della cugina cosa dice? E anche l'anima della zia, voglio capire, che la zia ci sta, ma l'anima? allora, la zia la vedo piuttosto schermata, ok? Quindi
sinceramente quando io percepisco questa schermatura non insisto perché è nocivo per me fare l'insistenza. Ok? In realtà questa schermatura le è anche servita per arrivare anche all'età cui è arrivata, Ehm, per spuntarla comunque, no? Nelle varie vicissitudini della vita. Tutto al contrario, percepisco la cugina, che è proprio tutta frammentata, come se non avesse proprio protezioni, è proprio destrutturata, come un po' disgregata, ecco. E, sì, in verità non la sento, ti dico, tanto connessa con la propria anima. Eh, No, no, che sia connessa con l'anima, no, ma che ci sia un'anima sì, che sì, sì, esce sì, dalla certo. cugina e ci parla, questo è pacifico. Mm, mm, non lo so, come se mi venisse fuori che ci sono molte incomprensioni nella sua vita, come vedo una figura maschile che proprio non le comprende. Ehm, ehm, L'anima mi parla per immagini, no? È come se mi facesse vedere un cumulo di asciugamani tutti buttati, stropicciati così, no? E che l'anima sta cercando mano a mano di ripiegare e di stirare, perché quelli buttati lì nell'angolo rappresentano proprio il caos mentale, di questa donna. E l'anima appunto sta cercando di farle capire che c'è la possibilità di mettere ordine senza buttare via niente, anzi valorizzando quello che c'è. E però è come se mi risultasse questa cugina come una specie di tigre in gabbia e a volte sente proprio un livello fortissimo di insofferenza, come se tentassero quasi di addomesticarla. E lei reagisce. mm, Marianna chiude perché vede la sua anima, vede com'è finita la questione della cugina. allora, intanto come se adesso sento questa frase che è come se lei avesse interiormente una frase tipo, ma tanto tu non ce la fai a fare queste cose. Ehm, mm, Questa sensazione qui di essere stata sminuita viene da lontano, no? Quindi in generale come non darle fiducia rispetto a alcune caratteristiche che lei ha, che potrebbe impiegare anche in una maniera buona e saggia, ok? Però di base è come se fosse stata scoraggiata perché tanto lei ma non è capace, non è dotata. Chi lo dice? Ecco, è un vecchio retaggio del passato. Andiamo a quel momento in cui si è formato. Bambina. Che succede? No, non lo so, vedo anche di non perdersi dietro a certe cose. eh, Ci sono delle cose che vanno fatte, c'è un dovere, ci sono proprio cose pratiche da sbrigare, no? Non è che ci si può perdere dietro a sti vezzi qua. Si deve studiare, ci si deve comportare bene, si deve accudire quello che c'è da accudire,
non si devono fare troppe storie, troppi capricci. Eh, e la vita è tosta. Mi sfugge il bandolo della matassa, Monica. Abbiamo poche entità eteriche, poche entità mentali, valori molto alti. È una connessione con il ramo familiare, che comunque è un gioco. Connessione che darebbe a Marianna delle capacità fuori, diciamo, dalla norma, di cui lei di fatto ha paura e No, quindi lei non sento che le voglia. non le Cioè vuole. lei, no, è come se lei preferisse il discorso sensibilità, empatia, che lei già sta impiegando Mhm, nella sua vita e magari vorrebbe ulteriormente incrementare. A quel livello lì, sì. Però è come se lei adesso volesse veramente una sorta di tranquillità, non vuole scombussolamenti. mhm, Ok? Aprendosi adesso a questa cosa qui, ci sarebbero proprio un po' degli scompensi, ok? Quindi lei questa roba qui non la vuole. Quindi lei vuole capire, lei vuole essere consapevole, lei vuole evolvere, ma non attraverso questa esperienza qua, che in effetti indubbiamente ha dei pro ma anche dei contro, mhm. ok? Quindi comunque questa cosa qui, Non la si, vuole. no, si potrebbe benissimo chiudere così, dove lei afferma con consapevolezza a se stessa, basta, io ho fatto questa scelta, non insistete, io liberamente in questa vita faccio questa scelta. O diversamente, se lei dovesse cambiare idea, però è chiaro che c'è un po' di disordine, poi c'è. Mm. Perché lei si dovrebbe di nuovo tarare rispetto a questa capacità. Questo contratto l'abbiamo già tolto dal cluster. No, perché è come se fosse sempre che lei, nelle sue linee temporali, le rispunta quella linea temporale lì. Mm? Perché essendo comunque, cioè, adesso per esempio questo qui, no? È un, Lo stampo. sì, lei comunque ce l'ha sempre questa proposta qua, no? Mm, 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 Finché mm. lei, in maniera decisa, netta, decide no, ok, di Cioè, scartarla. sembrava uno stampo, non un contratto. Una scatola in cui lei si è messa e che quindi in qualche modo si riforma. Vuoi linee temporali, vuoi quello che vuoi, si riforma. Quindi diciamo, analizziamo il cluster. Tanto questa è una sessione un po' insolita, no? Di Marianna. Come È sono una i contratti? ragnatela. A ragnatele. C'è questo contratto? Sì, certo, è uno dei fili, sì, sì. Ok. La ragnatela piccola comunque, sì. Proviamo a chiedere a Marianna di staccare solo il filo di questo contratto terra familiare. Si prende una pinzetta tipo quelle per le sopracciglia, Mhm. quindi con molta accuratezza, come se fosse un chirurgo, interviene. Beh. Poi vediamo accanto una simulazione di del tempo che passa. Passa un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Che succede con queste condizioni? C'è un sonno più continuativo, ehm, c'è anche poi proprio un alzarsi dal letto, più positivo, diciamo, no? Anche più fiducioso. E c'è come anche un, tra virgolette, ribellarsi ad alcune cose che non le piacciono. Cioè, tipo come se, adesso per esempio viene questa situazione, quando lei è in presenza con quell'insegnante lì di yoga, ogni tanto lancia a lui una battutina che va un pochino a piegare, a scalfire l'ego di questo insegnante.
Quindi il filo non si riforma. No, se lei appunto ha stabilito questa cosa in maniera decisa, netta. Eh, non so, poi ancora più in là, però nell'arco dei mesi che tu hai proposto, no. Degli anni? Negli anni, cioè tipo come se fosse che in età più avanzata di nuovo le viene proposto. Mhm. E anche un po' come se fosse legato alla sua terra, no? Come a dire, Mhm. però anche certe tradizioni è un Mhm. peccato buttarle, perderle, e- è un qualcosa di prezioso. E anche perché non ha solo l'aspetto negativo, no? Ha anche l'aspetto di profonda conoscenza delle erbe, però è una conoscenza delle erbe anche un po' in chiave stregonica. Mhm. Ma tu, non so se hai capito, Marianna, questa cosa la vuoi o no? No. Ok. Eh, Allora, facciamola scendere uscire dallo schermo del cinema, si mette sul palco davanti a questo pubblico che abbiamo chiamato, ma soprattutto di fronte a se stessa e si autodichiara dichiara a se stessa e a tutti di scollegarsi ora e per sempre da questa eredità. Vedo che è come se ci fossero delle ventose ehm, con dei fili, diciamo, attaccati ai seni, proprio per indicare che è un qualcosa di prettamente femminile. Ehm, questa caratteristica di cui stiamo parlando, no? Quindi lei contemporaneamente con le due mani stacca nello stesso momento le due ventose da entrambi i seni. C'è un po' di difficoltà perché la ventosa tenderebbe a rimanere attaccata al seno, no? Però vedo che lei ehm, agisce con anche astuzia, nel senso che inizia come a fare un movimento un po' rotatorio per agevolare il distaccamento. Prima, sì, vediamo un attimo com'è che qui. Prima si stacca il sinistro e poi il destro e li ha staccati e lanciati. E cosa si dichiara? Non sono interessata in alcun modo a questo tipo di caratteristica, la rifiuto, la respingo, me ne libero completamente. E vedo che fa così con le mani. E quando lei fa così, sai che vedo un uomo che si avvicina a lei Mhm. e Entra lei nel cinema? stessa, sì, è come se si sorprendesse che avverte nel proprio interno un qualcosa di nuovo, come se stesse sbocciando una sensazione, un modo di essere diverso, nuovo. Adesso poi non so, questa zia che destino abbia avuto da un punto di vista sentimentale. Del Eh, proprio percorso personale, dici? del proprio, sì, 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 certo, certo, la Mm? zia, sì, sì, sì. No, Perché è come positivo, Marianna, o per niente positivo. perché è proprio come se fosse una sorta di, vabbè, condanna, magari esagerato come parola, no? Mhm. Però come se Inevitabilità. l'acquisizione, sì, è un contraltare, le due Mhm. cose viaggiano insieme. Mhm. Questa caratteristica è la non realizzazione sentimentale. E se ci sono le relazioni poi naufragano o sono di grande incomprensione, così, no? Ah, E ragazza madre. Mm.
E basta. Eh, Mm. sì, sì, Quindi la paura, la vergogna dell'amore di Marianna sono qui, sì, in sì, questa ed è questione. come sì, questa questione, ed è proprio questo personaggio che è come se ogni volta poi fa tipo un personaggio che è sempre lei, ok? Un personaggio che è quindi un'altra linea temporale, si riproponesse a lei ogni volta, tipo anche magari con un travestimento leggermente diverso, in modo che lei non può riconoscere che è sempre lo stesso di personaggio, che si porta sempre appresso la stessa storia. Mm. Cos'è quella dichiarazione che abbiamo appena fatto sul palco del cinema? Mm, Intento supremo? Cos'è? viene sigillo di cessazione. È fatto? Sì, ha dovuto utilizzare anche un po' di severità, di asprezza, perché andava proprio utilizzato questa decisione ehm, non con troppo garbo, ed è fatto. Bene, è entrato un uomo nel cinema, giusto? È entrato questo uomo come se lasciasse una scia anche di profumo, però una scia diversa rispetto agli altri, ecco, per Marianna, ok? Come se lei proprio sentisse questo alone che lui porta con sé ed è un alone che lascia come una traccia. Inizia una nuova vita di Marianna. È venuta fuori questa cosa solo adesso perché adesso era possibile trattarla? Sai che mi sta facendo vedere una cosa, che sono delle scarpe di vernice da bambina. Quindi adesso io non so se il senso è che lei conosce già questa persona, capito? Da Mm, tempo, magari mm. si sono anche persi di vista, però la conosce da tempo, o se non lo so, magari questo c'ha una nipotina, non so, scarpe da bambina, comunque vedere, Nere? però no, sì, sono nere, però in effetti mi sembrano un po' d'altri tempi. Mm, 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 mm. Eh, Vabbè, il paese d'origine, il paese della casa, delle vacanze, questo lo vedrà poi Marianna. Non mi ricordo cosa ti ho chiesto. lui, non lo so. Vabbè, la palla al piede, la causa esoterica qual è? Palla al piede, la situazione familiare, tutto o quasi ricade sempre su di lei. Ma allora dunque, attualmente c'è questo tricheco che vuole che lei rimanga immobile, ok? Nell'angolo, immobile e invisibile. Quindi l'ideale è anche trovargli tutta una serie di incombenze o di preoccupazioni che indubbiamente fanno sì che lei abbia una palla al piede. La palla al piede serve per non muoversi. Tra l'altro, adesso, se non sbaglio, se ho un buon ricordo, lei ha paura degli spostamenti, Mhm. a effettuare gli spostamenti proprio fisici, no? Intendiamo. Mm? Quindi in questo senso anche la palla al piede, no? È l'ideale. Lei non si deve muovere, lei deve stare ferma. E poi appunto come se mi arrivasse camuffato anche una specie di, posso dirti, retaggio culturale per cui si condividono in famiglia e ci si sobbarca tutta la famiglia del problema di uno dei componenti.
ma specialmente si deve sobbarcare di questo il componente che magari ha più libertà personale, perché non ha figli, perché, hai capito, non ha una serie di situazioni così. Quindi questo qui, un pochino più libero, si deve sobbarcare il tutto. Quindi questo è come se fosse proprio un retaggio culturale lì del luogo. Ma era supportato dal sigillo? Perché questa la vedo proprio più una cosa popolare, come se Mm. fosse adesso tocca a te, e poi dopo di nuovo adesso tocca a te, e poi di nuovo adesso tocca a te, ok? E adesso tocca a te, poi tra l'altro è sempre la stessa persona, adesso tocca a te. Sì, ma Marianna è molto contro le tradizioni, tuttavia non vi si sottrae. E non è semplice perché sono proprio come delle radici che ogni volta si riformano per legarti a quella terra. Però una volta che le vediamo, noi riusciamo, e lo possiamo fare costantemente, disintegrarle con lo sguardo, proprio come se uscissero dei raggi laser dai nostri occhi, per sì, polverizzarle ogni volta che si riformano, Ma la vita di Marianna è legata a questi luoghi? profondamente. Ok. Causa esoterica della scarsa visualizzazione. Lì c'è appunto questa, come se fosse questa resistenza, appunto per non cedere da quella parte lì, di quella caratteristica di cui abbiamo parlato. Lei rimane molto, ovviamente, di più su un piano, chiamiamolo psicologico, ok? Per non addentrarsi troppo in quello che possa essere poi un'intuizione sfrenata, ok? Un certo tipo di facoltà. Va bene? Però c'è anche da dire che, per come sto percependo io Marianna, in verità, ipotesi, lei dovesse fare una diretta, tu non la potresti magari condurre nella maniera classica, Mhm. cioè fatta di una serie di immagini, ok? Però è come se io la vedessi più fatta di fumetti nel suo caso, i fumetti, le nuvolette in cui ci sono dentro le frasi che però hanno la stessa potenza di immagini. Però nel suo caso le arrivano proprio queste frasi, questi discorsi, ok? Perché lei è come se sentisse, lei sente dalle orecchie, poi orecchie anche mentali, non sto parlando solo delle orecchie fisiche, ma non vede dagli occhi, mentali, ok? Questa è una caratteristica. Quindi riuscirebbe ad esprimere appunto dei dialoghi, dei concetti molto bene, che non sono solo frutto, diciamo così, del suo ragionamento, ma di connessioni con la propria anima e in generale con l'universo. Cosa succede nel cinema? C'è fermento? Fulvio è commosso, Fa niente, fa niente. Il cugino? è commosso, si sta soffiando il naso. Ehm, la nipote più piccola fa vedere un ginocchio. Non so, non ho idea. Non quella che studia lontano, l'altra. Non lo so. Vedo un ginocchio di una giovane ragazza, Mm. ok? Che Come è se in ginocchio. potesse. No, 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 no. L'attenzione sul ginocchio, non so se ha dei fastidi al ginocchio, qualcosa, no? Ehm, e sa tipo che Marianna ha le competenze per allora, aspetta, vediamo un attimo, perché adesso è come se mi arrivassero altre informazioni. Non voglio fare un pasticcio, no? Però
di momento in momento cerco di tarare un attimo le immagini che mi arrivano, come se Marianna avesse le competenze per riuscire ad alleviare anche dei dolori articolari e sanno appunto che ci si può rivolgere a lei Sì, nel caso sì. di queste problematiche articolari. Ah, Adesso non so. con lo yoga. Sì, 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 con lo yoga e con il suo approccio allo yoga. Mm. Le sta annuendo, una cosa che è successa. Sì. Ah, ok. Perché non sapendo questo episodio non so bene come ricostruire. Va bene, se il cinema è così in fermento adesso, andiamo rapidamente al cluster per tutti gli altri contratti e eliminiamo l'avatar e vediamo cosa che Marianna sa fare molto bene, cosa Marianna crea qui al suo posto. Ha fatto ha spedito proprio questa ragnatela nel ragno, perché io gli ho visto proprio un ragno come cluster, via, dentro il portale definitivo e ha come creato dei confetti fatti a mano. Sono meravigliosi perché hanno quelle irregolarità artigianali, quella involucro opaco, stupendo. Ti sembra quasi un po' di creta e c'è questo profumo nell'aria di vaniglia e di mandorla che è eccezionale. E ha creato così questo confetto a forma di cuore, ma un cuore un po' irregolare, e questa è la Eternum. Mm. Mm. Avatar era come con la faccia di un mostro, come se appunto volesse proprio quasi un po' terrorizzarla nei suoi momenti di relax e di ricarica, come il sonno, no? Ha buttato via nel portale definitivo, naturalmente anche questo, e vedo che come creato, come aspetta, con queste penne quasi da pasticcere, perché vedo che in realtà sta creando come una glassa, Mhm. una decorazione con degli rigori, ma così, che poi mano a mano si diventa un po' più solido, mm, come se fosse del caramello, non so. E c'è veramente un buon profumo, che è proprio anche il profumo della vita, è il profumo della bellezza, delle cose fatte con amore, con questa sensazione che ehm, è proprio grazie all'amore che Marianna sta ribaltando proprio la sua vita e ulteriormente lo farà. Bene, Lupo Tricheco e sconfitta l'entità mentale, oltre che all'impianto, ci sono ancora? No? No, no. Ok. Col sigillo di cessazione ha abbandonato la tara familiare, io la chiamo così. Mm. Il sigillo è ancora in essere, È ancora bello attivo, sì. lo sarà in questa linea temporale per Marianna o avrà ripensamenti? Si potrebbe affacciare la curiosità. Come sarebbe quella strada là? Non è proprio un vero ripensamento. Ma vediamo invece come sarà questa strada qua. La vediamo come Monica da adesso in poi fosse una fiaba. Mi viene un budino, una crema alla vaniglia. Come vedi Mi vedo Marianna in proprio questa fiaba? come se lei fosse questo personaggio molto aggraziato, femminile, che cammina su questa crema alla vaniglia. Eh, però su questa crema alla vaniglia vedo anche dei funghi, eh, come se lei riuscisse veramente a creare la sua magia, fatta di profumo, fatta di colore
è fatta anche di tanta morbidezza, gentilezza. Questa crema qua mi dà proprio questa sensazione di morbido, di rispetto. Quindi la seguono le persone grazie a questa scia di vaniglia. Sì, è un profumo irresistibile, una consistenza irresistibile ed è proprio un qualcosa di peculiare, di unico. Ed è un tipo di profumo suo che la connota e che la rende unica e che attrae molto altre persone e sempre di più ne attrarrà. Anche come se poi, non so perché telefonicamente, come se arrivassero anche dei ganci telefonicamente. In che senso? È qualcuno che la contatta via telefono per proporle qualcosa. Magari non può farlo a voce perché non è così vicino, diciamo, no? Cioè non è una persona che lei incontra abitualmente, no? Quindi ha bisogno di contattarla Per telefonicamente. lavoro o... Sì, 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 sì. Ok, il cugino è attratto dalla vaniglia? Però anche per lavoro che potrebbe riguardare le sue arti culinarie, sai, mi viene? È quello che intendevo. Mm. Il cugino è attratto da questa scia di vaniglia? Cucino sta mescolando un pentolone di fagioli e tanto sugo. Ci sono proprio cose che ribollono in lui, c'è qualcosa di profondo in lui che sta avvenendo. Come se in questo momento lui avesse bisogno del salato, La di madre? questo calore. Allora, la madre, eh, dunque, sì, ma poco perché mi fa male. È un po' debole, flebile. mm. La Però sorella? vedo che abbozza un sorriso anche di approvazione. La sorella dice slurp, slurp, slurp. Le due nipoti? Ed è orgogliosa di essere la sorella. Allora, in particolar modo la nipote piccola, non so, sembra quasi che abbia, c'è un rapporto ambivalente con lei. Da un lato una venerazione smodata, dall'altro, proprio perché ha tanto bisogno di lei, della sua approvazione, a volte è come se si creasse un po' un attrito, ok? Però proprio perché ha tanto bisogno della sua stima, della sua presenza. Mm. Ehm, sì, la sento un po' persa, diciamo, no? Come se non capisse bene quale strada deve prendere. È Ok, come se ci fosse anche un po' di crogiolamento in certi atteggiamenti. Monica, vibrazione di Marianna. 1000, E non più 1000. Cioè, consapevolezza. 233, Mm. Anima, eh, circa 60, vite, 803, cervello, 11,5, suscettibilità ipnotica. vedo molto buono, che sfiora il 70, 3D, 19,
E Viva Getanimica è sempre 100 con lode. Mm. Messaggio di Marianna a se stessa, sapendo che questa sessione si intitolerà Vaniglia. Mm. Un'altra V per dirmi che mi voglio un mondo di bene. Vedo che si stringe e sente proprio un senso di fiducia in se stessa e si complimenta con se stessa. Mm. E sento proprio delle ondate di felicità, come se fossero onde del mare, arrivano ondate di felicità. Applauso nel cinema Sì, per lei. dice Nouvelle Vague, nuova onda, per tenere un'altra V. Mm. Grande applauso. Ed una nuova fase inizia. Abbiamo finito.